Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel canale. Oggi video un po' diverso dal solito. Si tratta infatti non di un tutorial creativo, ma del primo di credo 3 capitoli che voglio dedicare all'ispirazione creativa. Lo scopo è quello di condividere con te dei metodi pratici che possono aiutarti a connetterti con il tuo lato creativo. C'ho il gatto che mi sta impazzendo. La parola chiave di questo primo video è proprio connessione e gli strumenti che useremo per scoprire cos'è questa connessione sono questi. Vediamo quindi insieme come il journaling può essere un mezzo tramite cui entrare in connessione con te. Ora, lo scopo del journaling non è quello di vincere un premio Pulitzer o esercitare la bella scrittura. Lo scopo del journaling è quello di semplicemente inchiostrare pagine. Il journaling richiede di togliere qualsiasi sovrastruttura e semplicemente far scorrere la penna su un foglio o più fogli. Facile, no? No. No, per la maggior parte degli adulti che conosco non è facile. Perché? La mia umile opinione è che sin da molto giovani ci disabituiamo a lasciare libero il pensiero divagare dove vuole lui. In quasi tutti gli adulti che conosco scatta un automatismo di controllo, di giudizio e di performance anche che soffoca il pensiero libero. Noi siamo creature d'abitudine e i nostri pensieri col tempo diventano come solchi nella sabbia. Più facciamo passare acqua in un solco, più questo solco diventa largo e profondo e più l'acqua tenderà a passare sempre in questo solco. Non perché sia il solco migliore, ma semplicemente perché c'è già. Mentre se lasciamo che il pensiero vaghi più libero, è più probabile che quel pensiero crei altri solchi e che l'acqua cominci pian piano a diramarsi e a coprire una superficie maggiore. Quando capiamo, nel senso che facciamo esperienza che esistono altri solchi e altre strade che possono essere intraprese e che sicuramente ce ne sono così tanti ancora che non abbiamo scoperto e che potremo scavare ed esplorare, è lì che piantiamo i semi per esercitare un pensiero più libero, articolato, funzionale, creativo. Ma come fare a lasciare andare il controllo quando si scrive? A volte verrà più naturale farlo, a volte meno. Se il journaling non è un'abitudine per te, ti suggerisco un metodo che ho tratto da questo libro famoso, diciamo, per chi è interessato alla sfera creatività, che è La via dell'artista di Julia Cameron. In questo libro ci sono una serie di esercizi per sbloccare il lato creativo che, secondo la Cameron, è in ognuno di noi e anche secondo me. Se sei interessato alla lettura del libro ti lascio il link in descrizione, ma andiamo alla pratica, diciamo, forse più famosa di questo libro, che è quella delle morning pages, ovvero le pagine del mattino. La Cameron chiede tra i primi esercizi di scrivere 3 pagine, orientativamente io suggerirei una 5 come dimensioni, e comunque dicevo di scrivere 3 pagine ogni mattina appena svegli, prima di fare qualsiasi altra cosa, prima di bere il caffè, prima di capire di stare al mondo. Per chi come me magari fa veramente fatica a svegliarsi la mattina, l'essere rimbambiti di sonno è un grandissimo aiuto ad allentare il controllo e a scrivere a caso, perché quello che viene fuori dalle pagine del mattino è a volte delirante e a volte nel delirio però ci si trovano delle chicche incredibili, veramente. Ora, soprattutto all'inizio, se non si è abituati, riempire 3 pagine, anche di una 5 facciamo, è tanto. Richiede fatica, è tanta roba da scrivere. Uno perché è la mattina e si avrebbe voglia soltanto di ingurgitare un caffè. Due perché cosa scrivo? Con le pagine del mattino, quando sei costretto in qualche modo a metterti lì e a scrivere, anche se non ne hai voglia, anche se non ti sembra di non avere nulla, ti renderai conto come il fatto di essere abituato a strutturare un pensiero in modo logico sia un impedimento al lasciare andare a scrivere, a riempire.
Ecco, e quindi all'inizio questo è un esercizio, una pratica, diciamo, che richiede secondo me un po' di sforzo. E lo sforzo è orientato proprio al lasciare andare l'autocensura, il giudizio, il chiedersi ma qual è il punto di tutto questo? Però tutto questo domandarsi, chiedersi, censurarsi, non capire, è già sovrastruttura. Un esercizio, una pratica come questa, che ci costringe in qualche modo a togliere tutto questo, ci fa capire che intanto tutta questa sovrastruttura c'è e ce la portiamo dietro come un fardello, e due, soprattutto ci costringe a metterla da parte, pian piano. L'essenza della creatività è proprio questa, è mettersi al lavoro, punto. Nient'altro. Mettersi semplicemente lì e inchiostrare pagine è già un esercizio creativo, è l'esercizio creativo, è la base. Ti suggerisco di provarla e di inserirla nelle tue abitudini e poi fammi sapere in caso se per te ha avuto qualche effetto. Per me lo ha avuto. Qual è il punto di tutto questo? Ti porto la mia esperienza personale. Io scrivo sin da quando ero bambina. Molti quaderni li ho persi nei vari traslochi, ma sono riuscita a salvarne tanti altri. In questi quaderni ci sono anni di vita, di pensieri, sensazioni strettamente personali. Nel presente, quando scrivo, non ci do molto peso, ma ogni tanto, quando per caso torno a rileggere delle pagine del passato, che siano pagine del mattino o i miei diari tradizionali, trovo degli spunti illuminanti sul mio presente. In mezzo alle pagine trovo una bussola interiore infallibile. Queste pagine sono il mio specchio di carta ed è uno specchio preciso, esatto, come è esatta la sincerità. C'è una consapevolezza, una profondità, una luce qui dentro che a distanza di anni ancora mi meraviglio di trovare. E io non credo di essere speciale. Credo piuttosto che siamo creature veramente sorprendenti se creiamo lo spazio per indagarci, se non temiamo di andare a fondo, di scoprire cosa c'è nel buio e se poi abbiamo il coraggio di aprire le porte dall'interno. Per anni mi sono sentita un rubinetto chiuso troppo forte, ma sentivo anche che l'acqua che voleva scorrere era tanta. Parte di quell'acqua per me è diventata inchiostro. Se dai una possibilità al journaling, vedrai che a volte non ne viene fuori niente di significativo e a volte accade che l'inchiostro riempia le pagine da solo, con urgenza, e porti a galla parti di te e finalmente tu riuscirai a vederle sotto forma di lettere scure su un foglio bianco. Ecco, tu sei lì ti vedi nel tuo specchio di carta. Ecco la connessione. Scrivere è darti forma, scrivere è vederti, scrivere è conoscerti. Per esprimerti davvero devi prima conoscerti. Nulla di veramente significativo esce da una persona lontana da se stessa. Una persona sconnessa non è una persona creativa. Connettersi è vedere il proprio fulcro, dargli acqua e luce, dargli il tempo di fiorire e, quando sarà ora, condividerne i frutti. Questo è, secondo me, il nocciolo dell'essere creativi. E il journaling è uno strumento che aiuta a riconnettersi al fulcro, sfrondando sovrastrutture, giudizio e pensieri limitanti. Perché da adulti tendiamo a togliere spazio al nostro lato creativo? Perché arriviamo addirittura a pensare di non averlo nemmeno quel lato? Ora, dimmi se la tua vita adulta somiglia grosso modo a questo. Ti alzi la mattina, ingurgiti un caffè, ti imbottigli nel traffico, vai al lavoro e ci resti 8 ore facendo qualcosa che non ti interessa più di tanto. Rimbottigliati nel traffico per tornare a casa, fai eventualmente una spesa, prepara la cena, stai dietro ai figli, se ci sono figli, metti in ordine 2 cose, vai a letto e domani uguale. E dopodomani uguale. E il giorno dopo ancora la stessa cosa. Questo così per anni. Anni che sembrano accelerare sempre di più via via che invecchiamo. Perdona la botta di ottimismo, però succede che la vita adulta somigli a questa ruota di criceto che diventa sempre più veloce e ci allontana via via sempre di più da un nostro centro. Credo che questa ruota di criceto sia letale per la nostra creatività, ma anche più in generale per il nostro benessere. Ma cos'è questa connessione e cosa c'entra effettivamente con la creatività? Per come la vedo io, la creatività ha a che fare con la più pura e autentica espressione di quello che siamo. E
di ciò che amiamo, ma non si ama ciò che non si conosce. Per questo quando siamo sconnessi non riusciamo a essere creativi, perché non attingiamo alle risorse più profonde, autentiche del nostro fulcro, di chi siamo. Forse arriviamo addirittura a pensare di non avere quel tipo di risorse. Eppure loro sono sempre lì. Basta rallentare la centrifuga e quasi per leggi fisiche, molto naturalmente lasciarsi cadere al centro. Per questo, se vuoi connetterti al tuo lato creativo, il primo invito che ti faccio è quello di rallentare e di ritornare alla fonte, ovvero a te, alle tue radici, al tuo fulcro, a ciò che rende te te. Se hai avuto la mega pazienza di arrivare fin qui, ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo, ho condiviso qualcosa di per me molto intimo e importante. Se questo video ti è stato utile, metti un mi piace e se ti interessano la creatività, il riciclo creativo e quindi progetti più pratici, come anche le ispirazioni creative e quindi metodi per riconnettersi a se stessi, al proprio lato creativo, tipo quello che abbiamo visto oggi in questo video, allora iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche perché spero di continuare a sperimentare per un bel po' di tempo. Se sei arrivato a guardare questo video, probabilmente il journaling ti interessa e se così è, io ti invito a comprare un quadernetto e a cominciare a scrivere oggi stesso. Vedi tu poi qual è la forma migliore per te. Io ti ho dato 2 misure diverse, che sia il journaling più tradizionale o che siano le pagine del mattino o l'integrazione di entrambe e fammi sapere in caso come ti trovi o se hai dei suggerimenti utili per me e per eventuali persone che arriveranno a vedere questo video. E sentiti pure libero di dare il tuo contributo, lo apprezzerei veramente tanto. Sto parlando tantissimo oggi, basta. Grazie ancora di tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!